Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi vediamo come smontare un rubinetto esterno del giardino che perde acqua e deve essere sostituito. Se vi piacciono i miei video vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale, grazie. Vediamo come procedere. Rimuoviamo l'innesto rapido del sifone di irrigazione e poi andiamo a chiudere il contatore dell'acqua o qualsiasi sia il rubinetto principale per la chiusura dell'acqua. Assicuriamoci che non esca più acqua dal nostro rubinetto e poi andiamo a rimuovere gli accessori da 3/4 collegati al rubinetto che ci serviranno per il nuovo rubinetto. Ha due uscite da 3/4 a cui potremo collegare i nostri accessori. Procuriamoci a questo punto una pinza a pappagallo per girare i tubi. Afferriamo il tubo da uno dei due oggelli e iniziamo a girare per svitare il tubo, ovviamente in senso antiorario. All'inizio sarà un po' dura, soprattutto se c'è ruggine, ma piano piano il nostro tubo inizierà a girare. Come potete osservare, nel mio caso è presente un raccordo di allungamento perché la presa femmina del muro è posta abbastanza in profondità, quindi sarà necessario riutilizzare il raccordo originale. Posizioniamo il nostro rubinetto su una morsa da banco e andiamo a svitare il raccordo maschio-femmina da 1/2 presente nel vecchio rubinetto. Molte volte può accadere che questi raccordi non siano svitabili facilmente. In questo caso vi svelo un piccolo trucco: prendete un cannello a gas, scaldate il pezzo per almeno 1-2 minuti, dopodiché una volta raffreddato vedrete che la ruggine in essi presenti sarà completamente staccata e quindi potrete agevolmente svitare il raccordo, che alla fine si sviterà anche a mano. Una volta in possesso del nostro raccordo andiamo a pulirlo dalla canapa vecchia. Per fare questo prendiamo una spazzola d'acciaio o ancora meglio utilizziamo anche eventualmente un cutter per tagliare tutti i fili ancora presenti che sono molto compattati, fino a che il nostro raccordo non sarà completamente pulito. A questo punto prendiamo del Teflon, io uso questo qui della Loctite che è molto comodo, e andiamo ad avvolgere in senso orario attorno alla filettatura per uno spessore di all'incirca 1-2 mm, massimo 3. Successivamente andiamo a fare la stessa cosa per il nostro rubinetto. Anche qui un po' di Teflon, sempre 1-2-3 mm. Questo Teflon rende il lavoro molto più pulito, più comodo e anche più veloce, e lo consiglio a tutti. A questo punto possiamo andare a riavvitare il nostro raccordo di allungamento sul rubinetto, utilizzando magari nella parte finale direttamente la morsa da banco per stringere meglio. In questa fase vi consiglio di non stringere fino in fondo con la chiave a pappagallo, perché questo poi ci permetterà la regolazione corretta dell'asse del rubinetto rispetto al terreno. Quindi lasciate sempre quei 2, 3, 4 mm di gap per poter effettuare questa regolazione fine della posizione del rubinetto. Tornati all'esterno non ci resta che inserire il nostro rubinetto nella filettatura fino a quando non andrà abbastanza duro e lo posizioneremo nella parte perpendicolare. A questo punto non ci rimane che aprire il rubinetto centrale del contatore e verificare il funzionamento di entrambi i rubinetti e che non ci siano perdite di sorta. Bene amici, io vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale se questo video è stato di vostro gradimento, e vi do appuntamento alla prossima volta.